Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, bentornati sul canale. Come potete vedere sono all'interno di un bunker, possiamo dire tranquillamente al centro della terra, con la Tenerona parcheggiata di fianco ad un'auto pazzesca. E per gli ultimi arrivati, dato che siete stati in tantissimi, io sono Francesco ed insieme a mia moglie Sara stiamo vivendo lavorando 6 mesi in Sud America con una super Tenere chiamata Tenerona e 6 mesi dall'altra parte del mondo con un GS Adventure chiamata Sorellona. Ma perché vi ho detto dal centro della terra? Perché la Tenerona si trova parcheggiata al numero 55 al terzo piano interrato di un grattacielo del quartiere Miraflores di Lima, in Perù. Ed ora chi mi segue da tempo potrebbe dire: ma perché Francesco stai facendo uno dei tuoi soliti video pipponi in condizioni non proprio ottimali? In quanto anche con i migliori microfoni in questo contesto l'audio è per forza di cose compromesso. Per non parlare poi dell'illuminazione, infatti come mi muovo potete vedere che è tutt'altro che diffusa. Ma dovete sapere che qua a Lima hanno appena introdotto una legge dove non si può viaggiare in due su una sola moto. Tutto questo per far fronte alla delinquenza, in quanto se si viaggia in due la persona che si trova dietro è più libera per poter scippare i passanti, per poter scippare i turisti e di conseguenza scappare con più facilità. Quindi anche se sapete benissimo che ci piace vagabondare e conoscere il mondo, non dobbiamo dimenticarci dove siamo e di conseguenza preservare la nostra sicurezza adottando le migliori misure cautelative. E per tale motivo una parte di questo video pippone sul CarPlay della Cighi verrà girato all'interno di un quasi bunker. Detto questo, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dal video unboxing / presentazione del nuovo modello di CarPlay di casa Cighi Aio 6. Ma prima di testarli bene e soprattutto metterli a confronto, facciamo un salto temporale di circa un mese e ci spostiamo di circa 1500 km da Lima in Perù, dove ci troviamo ora, ad Arica nel nord del Cile, dove, come vedrete, in un'altra situazione surreale ho installato questa bestiolina qua. Ci troviamo nel nord del Cile a confine con il Perù e questo video è il seguito dell'unboxing / presentazione del nuovissimo CarPlay della Cighi Aio 6. Quindi se non l'avete ancora visto, per capire il contesto generale andatelo a vedere. Ma ora togliamo il telo alla Tenerona, portiamola sotto la luce del sole e iniziamo l'installazione. Scusate per qualche rumore di sottofondo, ma capite l'ambientazione. Praticamente ci troviamo in un residence in riva al mare nel mezzo del deserto di Atacama e so che può sembrare assurdo, ma questa è la migliore sistemazione che ho trovato nel raggio di 300 km. Tenerona quasi sotto la luce del sole e adesso senza più scuse mettiamoci all'opera. L'idea è quella di installare l'Aio 6 di fianco all'Aio 5 in modo che voi possiate avere il confronto nella maniera più cristallina possibile. L'idea sarebbe figa, ma come potete vedere batte sul cavo dell'acceleratore. Quindi per ancorarlo non utilizzeremo la soluzione del braccetto metallico, quella che abbiamo già visto sul manubrio, ma lo ancoreremo solo per questo test in quella che oggettivamente è la posizione migliore, ovvero nel castelletto. Quindi niente braccetto con i relativi riduttori, ma supporto del castelletto. Installazione semplicissima, anche vista da sopra, e come potete vedere ho optato per lo sgancio rapido. Il cavo che esce dal supporto è unico, ma cerco di farvelo vedere in tutta la sua lunghezza. Dopo circa 80 cm si dirama in questo punto in 3 cavi. Spinotto rosso per l'alimentazione, mentre 2 arancioni sono per le dashcam, con addirittura le indicazioni camera F frontale, camera B, camera back posteriore. E adesso divertiamoci, togliamo le nostre fiancate per far passare i cavi. La prima semplicissima perché ha 4 sganci rapidi, via anche il deflettore. E via anche la fiancata sopra. Ed ora con questa bellissima visione troviamo il posto migliore per far passare i cavi. E in maniera super semplice, fascettato qua, poi seguitemi, l'ho nascosto dietro all'alza cupolino, fascettato qua, seguitemi ancora, siamo passati dietro alla freccia alla presa accendisigari, sbuchiamo qua dietro per poi arrivare in maniera praticamente stabile senza fascette in questo punto dove c'è molto spazio. Ed ora il passaggio è più semplice di quanto possiate pensare. Basta
basta prendere il cavo AIO 6 Lite Line B, dove da un lato abbiamo questi 3 fili, rosso e nero attaccati diretti in batteria, mentre il giallo per portare il nostro dispositivo sotto chiave. Praticamente per alimentare il nostro CarPlay solo quando accendiamo il quadro. E all'estremità opposta del cavo troviamo solo il nostro connettore di colore rosso per l'alimentazione. Quindi scolleghiamo la batteria ricordandoci prima il nero, poi il rosso, cavo rosso collegato, cavo nero collegato, cavo giallo collegato alla bip di cane. Ho detto bip di cane perché ovviamente ci vorrebbe un saldatore a stagno, però nell'eventualità l'aveste dimenticato vi voglio ricordare come sono messo. Comunque spinotto rosso collegato, eccolo qua, i cavi in eccesso fascettati, voglio ricordarvi la qualità di questi spinotti ma anche la qualità del cavo. Ora mettiamo un po' di nastro isolante qua, sistemiamo il tutto e troviamo un posto dove poter posizionare le dashcam. Per ora scotch blu in mancanza di un connettore, qualche fascetta anche di qua, poi bloccheremo il connettore insieme a quelli delle dashcam. Comunque questa è la situazione cavi Tenerona e qua ci sarebbe da farci un video super pippone perché è molto interessante, in quanto nell'ultimo tagliandone ho fatto inserire questo relè che si attiva al girare della chiave e che a sua volta alimenta questa scatola dei fusibili, il tutto per alimentare gli accessori aftermarket e non avere tanti cavi che arrivano in batteria. Ora ne vedete 3 sul nero e 3 sul rosso, 2 alimentano questo, il caricatore TR100 della Cighi di cui ve ne ho parlato quando ho installato l'AIO 5 Lite, altri 2 servono per questo, l'attacco per il mantenitore della batteria, una banalissima customizzazione fatta 10 anni fa e comunque importantissimo, entrambi i dispositivi devono andare diretti alla batteria proprio perché servono per ricaricare la batteria stessa, quindi logicamente non devono restare sotto chiave come tutti gli altri dispositivi. Poi per quanto riguarda il filo giallo, ovvero quello per mettere sotto chiave l'AIO 6, viene direttamente dalla scatola dei fusibili perché quando ho sistemato l'impianto elettrico ho pensato un po' in prospettiva. Tutta testa ragazzi, tutta testa! E comunque è bellissimo farsi complimenti da soli, soprattutto quando sei dall'altra parte del mondo in queste condizioni. Io lo dico spesso, cerchiamo sempre di vedere le cose dal lato positivo. Non sempre ci si riesce, ma sicuramente è la maniera migliore per affrontare la vita. Anche se a volte questa vita ci mette di fronte a certe situazioni che non ci pensiamo. Ma adesso togliamo il coperchio per tenere puliti i connettori e andiamo finalmente a collegare il CICI. Questo è il lavoro nel dettaglio, provo a farvi vedere l'attacco posteriore, ma è importantissimo, andiamo a fare la cosa che più ci diverte, ovvero spellicoliamo ed andiamo a vedere se tutto funziona. La prova del 9 è sempre inquietante. Allora, questo si dovrebbe accendere perché non ho cambiato nulla, ma guardate, si è acceso anche lui. Grandi ragazzi! Ora ovviamente come l'AIO 5 è da configurare, ma prima troviamo un posto velocissimo per le dashcam e richiudiamo il cuore della Tenerona, anche perché sono le 6 di sera e qua tra poco mi cacciano. Dashcam anteriore posizionata, quella del modello AIO 5 si trovava qua in mezzo. Oggettivamente la posizione centrale è la migliore sia per quanto riguarda la ripresa ma anche esteticamente parlando, ma le dobbiamo avere entrambe per confrontarle, altrimenti voi come fate a valutare? Comunque dashcam migliorata sotto tanti punti di vista. Guardate esteticamente come rimane, anche qua spellicoliamo, migliore perché il supporto che le sostiene è più piccolo ma soprattutto si adatta alla superficie sottostante. Vedete i tagli che hanno fatto? Servono per adattarsi a una superficie non perfettamente piana. Anche l'attacco dietro è differente, sul corpo della camera hanno fatto questo canale che praticamente corrisponde al supporto, in questa maniera sostiene meglio ma soprattutto rimane più bella esteticamente ed anche per questi dettagli ottimo lavoro. Il cavo della dashcam l'ho fatto passare dietro al cruscotto, esce sempre in questa posizione, fa il medesimo giro, quindi non ci resta che collegarlo con l'attacco specifico cam front. Ora installiamo la camera simmetricamente, per non tediarvi vi risparmio il lavoro in quanto il cavo passerà sotto al sellino posteriore, ma tanto già lo avete visto nel video di installazione del Cighi AIO 5 Lite e prima che si faccia notte vi aggiorno al volo. Camera installata, cavo infilato sotto al sellino posteriore parallelo all'altro, continuano tutti insieme, anche in questo caso sono riuscito a farlo passare qua sotto ed addirittura farlo girare dietro al telaio per arrivare agli spinotti che nasconderemo in questo punto. Ora ultima fascettina veloce per sistemare i cavi sotto le carene, così sono tranquillo che in questa zona è tutto sistemato. Ragazzi, lavoro terminato, si sono accesi anche i lampioni, ma a parte questo dettaglio insignificante voglio condividere con voi la mia felicità. A pensare dove sono, pensare cosa ho fatto, ma non perché quello che ho fatto è complicato, ma creare il video è stato complicato, perché sentite il rumore di sottofondo
sottofondo passavano continuamente auto. Però torno a dire, quando aumentano le difficoltà a livello esponenziale aumenta anche la felicità. Quindi ragazzi, nei momenti difficili stringete i denti e tenete duro e godetevi il doppio schermo. Domani con calma configuro tutto e poi ci aspetterà la cosa più importante, ovvero il test on the road. Tutto questo fatto per creare un video pippone il più cristallino possibile, in maniera tale, come dico sempre, che voi dal divano di casa riusciate a capire nel dettaglio la qualità del prodotto, ma soprattutto se il prodotto vi serve o meno per il vostro utilizzo. Detto questo, torno da Sara in fretta e furia per evitare il divorzio. Comunque questa è la visione dai miei occhi, è uno spettacolo o no? Ora, da quanto avete visto, avrete intuito che realizzare questo video per le location è stato qualcosa di pazzesco. Ma a parte questo dettaglio che giustamente poco vi interessa, torniamo sulla moto. E partiamo con la prima curiosità. Perché ho installato 2 CarPlay? Assolutamente non perché ne avessi bisogno, ma solo ed esclusivamente per confrontarli, in maniera tale che io in primis, ma anche voi dal divano di casa, ne potessimo valutare le differenze. E da questo confronto la prima cosa che tengo a dirvi dopo 1500 km e oltre un mese di utilizzo è che se avete acquistato il modello da 5 pollici, questo qua, sappiate che avete tra le mani un ottimo prodotto, mentre il modello da 6 pollici appena uscito, come ha commentato e condivido al 100% il nostro amico Claudio Mancioppi, non è altro che la maturazione del modello da 5 pollici. Tutto quello che troviamo qua lo troviamo anche nel modello da 6 pollici, ma nel modello da 6 pollici, oltre ad avere una dimensione più generosa, hanno introdotto delle novità che appunto, come già detto, maturano e perfezionano il modello da 5 pollici. Nel senso, e questa cosa ci tengo a condividerla, il modello da 6 pollici non stravolge il modello da 5 pollici. Già questo è un ottimo prodotto. Qua hanno fatto dei miglioramenti ascoltando appunto le richieste di noi utilizzatori finali. E per fare un video pippone come si deve, rottura di scatole quale sono, guardate cosa ho fatto. Ho preso 2 iPhone 15 Pro Max identici, il mio e quello di Sara. Il mio è collegato al Cighi da 5 pollici, il quale è comandato dal suo telecomandino, mentre quello di Sara è collegato al Cighi 6 pollici, il quale a sua volta è collegato all'altro telecomandino. Così facendo non mescoliamo le carte, anzi rendiamo il paragone più cristallino possibile. Solo i sensori per il controllo pressione dei pneumatici sono collegati ad uno dei due per ovvi motivi e li ho lasciati collegati al modello da 5 pollici. E per fare questa cosa mi sono inventato questo accrocchio che comunque funziona bene e da questa prospettiva sembra quasi la plancia di comando di una Goldwing. Ma bando alle ciance, passiamo dalla teoria ai fatti, che come dico sempre sono la cosa più importante, e accendiamo la tenerona. In questa maniera lascio scorrere la camera per vedere anche in tempo reale la velocità del nuovo modello iOS 6 e del modello 5 pollici. Come avete visto, assolutamente non ho tagliato la clip e da qua avrete capito che l'hardware che troviamo nel modello da 6 pollici è leggermente più performante, più reattivo del modello 5 pollici. Il telecomandino funziona nella medesima maniera, anche di qua. Qua vedete la pressione dei pneumatici, mentre qua non vedete nulla solo perché i sensori sono collegati a questo dispositivo. I 4 tasti fisici nella parte alta hanno la medesima funzione in entrambi i modelli, quindi primo a sinistra torniamo alla home, anche di qua. E da qua potete vedere la prima grande differenza, questa è la schermata home nel modello 5 pollici e questa è la schermata home nel modello 6 pollici. Passando alle impostazioni, anche di qua, vedete la nuova grafica adottata, questa possiamo definirla leggermente più obsoleta, mentre questa più paragonabile agli standard del 2025. Ma se guardate nel dettaglio, come già detto, tutte le funzioni che troviamo qua le ritroviamo di qua con qualche aggiunta. Questa è la schermata nel dettaglio modello 5 pollici, mentre questa modello da 6 pollici. Stesso identico paragone anche cliccando tasto funzioni, vedete lingua, ora, TPMS, cuffie, eccetera eccetera. Anche nel modello 6 pollici cliccando sul tasto funzioni abbiamo a grandi linee gli stessi comandi. Quindi per fare un sunto già abbiamo visto un hardware leggermente più potente, un nuovo software per una nuova interfaccia, ma passando alla funzione CarPlay con il secondo tasto, anche di qua mettiamo tutto schermo
La differenza tra i due monitor non riguarda la sola dimensione, entrambi come potete vedere sono super definiti, ma il modello da 5 pollici ha una luminosità di picco di 1200 nits, mentre il modello da 6 pollici addirittura arriva a 2000 nits. La risoluzione rimane la stessa, ma il modello da 6 pollici supera degli standard veramente impressionanti. Oltre al doppio schermo ho installato le doppie camere nella parte frontale e ovviamente anche nella parte posteriore, perché se le guardiamo nel dettaglio l'ottica è leggermente più ampia nel modello 6 pollici rispetto a quelle da 5 pollici, in quanto nel modello da 6 pollici con il telecomandino switchiamo sulle camere, andiamo in impostazioni, ovviamente ferma la registrazione, la risoluzione massima come potete vedere è di 1080, ma la differenza la troviamo negli fps, che in questo caso possiamo selezionare 30 o 60, mentre nel modello 5 pollici andiamo in impostazioni, ovviamente interrompe la registrazione anche qua, risoluzione, e come potete vedere possiamo cambiare solo la risoluzione da 720 a 1080, non gli fps che rimangono a 30. Ma anche in questo caso passiamo alla prova del 9, ovvero andiamo a testare praticamente la differenza. Quindi vi mostro due identiche clip per vedere concretamente quanto cambia la fluidità e anche magari la qualità. E come sempre, per non influenzarvi, lascio a voi l'interpretazione della qualità del video, ma guardate questo dettaglio: in basso a sinistra nel modello 6 pollici abbiamo anche l'indicatore dell'angolo di piega, in quanto troviamo questa nuova feature interessante nelle impostazioni, funzioni, scorriamo in basso, calibrazione della postura. La moto ora si trova sul cavalletto laterale ed è inclinata di 10 gradi ed ovviamente, come potete leggere, possiamo avviare la calibrazione mettendo prima la moto in piano. Questa funzione non la troviamo nel modello 5 pollici. E se torniamo indietro passiamo alla home. Anche in questo caso abbiamo diverse schermate, ma con questo tastino in basso potete vedere la nuova interfaccia confrontandola con il modello 5 pollici, ma tornando al 6 vedete questa freccia. Ed ora in tutte le moto, anche non BMW, abbiamo l'angolo di piega in tempo reale. Oltre alle altre indicazioni tipo la pressione dei pneumatici o i chilometri o il voltaggio della batteria, con una nuova grafica rispetto appunto al modello da 5 pollici. Altra feature interessante che troviamo solo nel modello 6 pollici, sempre sotto funzioni, scorriamo in basso, controllo della fotocamera d'azione. Possiamo accoppiare una GoPro o un Insta360 in maniera da poter comandare le nostre camere, ma soprattutto da poter vedere quello che le nostre camere inquadrano. Quindi se abbiamo la nostra action cam attaccata alla mentoniera del casco e vogliamo vedere cosa effettivamente sta riprendendo, possiamo vederlo direttamente dallo schermo del CarPlay. Ma ritorniamo alla home. Anche in questo caso praticamente le stesse identiche funzioni, ma una differenza molto interessante nel modello 4G LTE sono questi indicatori in cima. Quindi di fianco alla scritta GPS abbiamo, come nel telefono, gli indicatori del segnale internet, che ora praticamente vedete di colore grigio chiaro perché all'interno del bunker non abbiamo segnale GPS ma anche segnale internet. Ma torniamo al CarPlay, che è la cosa che più ci interessa. Ora sono seduto sopra alla moto con la camera posizionata come se fosse ai miei occhi ed avere così un confronto diretto tra i due schermi. Vi mostro anche la visione delle app, anche di qua. E praticamente, come potete vedere, la visione è perfettamente identica, ma tutto leggermente più grande in proporzione. Interessantissimo ora sarebbe da parlarvi della differenza tra il modello 4G LTE, ovvero questo dove si può aggiungere una SIM e quindi collegarsi ad internet, ed il modello Max. Ma dato che oramai mi conoscete quanto sono pignolo, con la massima trasparenza, prima di parlarvene nel dettaglio devo testarlo ancora meglio. Quando l'ho installato circa un mese fa ci trovavamo in Cile e sentite questa cosa assurda perché è veramente pazzesca. Noi quando siamo entrati in Cile, come sempre facciamo, la prima cosa è andare ad acquistare una SIM per i nostri cellulari. Ma proprio nel mese di marzo, e dopo 3 anni vi possiamo garantire che è la prima volta che ci capita, il governo cileno ha stabilito che non si possono vendere SIM ai turisti. Quindi per assurdo non potevamo acquistare SIM per i nostri telefoni e di conseguenza SIM per il Cighi. Siamo stati costretti a rimandare l'acquisto delle SIM una volta entrati in Perù.
Quindi alla luce dei fatti posso dire che già da ora ho testato il tutto, ma con la massima trasparenza per fare le cose fatte bene. Voglio testarlo ancora meglio, nel senso che tutto quello che ruota al modello 4G LTE e alle funzioni inerenti il collegamento con internet, dobbiamo ritornarci con un terzo video pippone, perché qua le cose devono essere fatte come si deve, anche perché dal mio punto di vista parliamo di un prodotto spaziale di fascia altissima. Però per non lasciarvi l'amaro in bocca vi faccio vedere uno screenshot molto interessante. Quindi prendiamo il telefono e con l'app di Cighi ci colleghiamo al CarPlay e guardate nel dettaglio questo screenshot, perché il modello 4G LTE collegandosi ad internet riesce a registrare l'itinerario direttamente sulla cartina. Poi ci sarebbe la funzione antifurto, nel senso che se facciamo vibrare la moto e lui è collegato ad internet riceveremo una notifica sul nostro telefono dove addirittura possiamo da remoto attivare le telecamere e vedere cosa succede intorno alla moto. E sempre con la versione che si può collegare ad internet c'è anche la chiamata di emergenza in caso di incidente, oltre a delle altre piccole chicche che vedremo appunto nel prossimo video dedicato. Anche perché vedete la Tenerona super lucida, in quanto tra 2 giorni esatti devo portarla tra virgolette al deposito che ce la terrà in custodia per qualche mese. Quindi io e Sara senza la Tenerona la settimana prossima torneremo in Italia, dove come tutti sapete bene il GS 1250 Venture ci sta aspettando. E proprio per tale motivo non scendo nei dettagli in questo video pippone, perché dal mio punto di vista la soluzione migliore è proprio quella di condividere un ulteriore video dove installo il modello Cighi Aio 6 per BMW con le telecamere annesse e di conseguenza rispondere alle tantissime domande che mi avete fatto in privato e sotto nei commenti. E comunque dopo un mese di utilizzo, ma soprattutto aver percorso strade complicate, vi posso garantire che la cosa che aspettavate tanto, ovvero lo sgancio rapido, è come tutte le cose super stabile e veramente ben fatto. Basta appoggiarlo nella parte bassa, spingere, super stabile. Ed ora che volevo chiudere il video, come potete vedere abbiamo più luminosità perché senza un valido motivo hanno acceso tutte le luci. Guardate, praticamente abbiamo una luce a giorno. Ne approfitto per rispondere a una curiosità che mi avete chiesto in tantissimi: come mai il modello da 5 pollici lo hai ancorato sul manubrio mentre il modello da 6 pollici lo hai ancorato sul traversino della moto? Su questa moto purtroppo il supporto del cupolino vibra parecchio, quindi se fate molto sterrato, mio personale consiglio: non aggiungete peso in questa posizione, anche se io sono il primo a dirvi che per un navigatore, per un CarPlay questa è la posizione migliore, ma ripeto, non aggiungete peso in questa posizione perché se fate molto sterrato c'è il rischio di rompere il supporto stesso, cosa tra l'altro, se mi seguite da tempo, già successa in Bolivia. Chiudo il video seduto sopra la Tenerona e che dirvi ragazzi, ogni volta lasciarla è un dispiacere enorme. Come potete vedere l'ho strapulita, ora sono le 6:20 di sabato 19 aprile, noi abbiamo l'appuntamento lunedì pomeriggio per portarla appunto al deposito come vi ho detto. Come sempre ogni volta è un dispiacere enorme perché questa moto ne ha passate tantissime, la cosa migliore sarebbe quella di riportarla in Italia, farle un tagliando come si deve, perché qua è veramente complicato, cioè nelle grandi città come Lima penso di trovare qualcosina come ho trovato in Brasile, è arrivata quasi a 150.000 km, ma gli ultimi 50.000 sono stati veramente devastanti, come se ne fossero stati 500.000. Ancora va bene, non dà grossi problemi. Ho visto l'altro giorno che l'indicatore della benzina non è più preciso, nel senso quando faccio il pieno non segna più il pieno, ma segna praticamente tutte le tacche tranne l'ultima. E ragazzi, è una vita un po' particolare la nostra, devi avere una passione enorme, ti deve piacere tantissimo, perché anche a livello burocratico le cose da superare sono veramente tante. Lasceremo la moto in Perù, ma è una cosa che non ha fatto praticamente mai nessuno. Mi sono informato, in teoria si può fare, ma ogni volta è sempre un po', ti si stringe un po' lo stomaco, perché ci può capitare che quando ritorneremo fra 4-5 mesi uscendo dal paese, non voglio dire nulla, perché se ci sono dei problemi importanti può capitare che la moto venga sequestrata e finisce là. Però non ci voglio pensare, come sempre mi informo, cerco di fare del nostro meglio. Tornare a Montevideo questa volta era veramente improponibile, anche perché la nostra idea è quella ora di tornare in Italia, fare 4-5 video pipponi perché ci sono delle novità, ripartire appunto con la moto che abbiamo in Italia verso i Balcani, verso l'Asia, ancora dobbiamo decidere, ma poi tornare come sempre qua in Sud America
perché ci sono tantissime cose ancora da vedere. Del Perù non abbiamo visto praticamente nulla, dobbiamo salire l'Ecuador, la Colombia, il Venezuela, eccetera eccetera, anche se il mio vero sogno è quello di fare una follia enorme, ovvero mettere la moto in una barca, in una zatra, non so come definirla, comunque attraversare tutto il nord del Perù e quindi la parte amazzonica, ma entrare in Brasile attraverso un border, un confine che è un fiume, arrivare a Manaus e magari raggiungere tutta la costa del Brasile. È un sogno, è un po' una cosa forse più grande di noi, già ne ho parlato con Sara, speriamo che questo sogno si avveri e che vada tutto bene. Tornando invece al Chigi, si può acquistare sin da subito tramite Kickstarter. Ma che cos'è Kickstarter? Kickstarter è un sito web americano, serve per sostenere i creatori di progetti. Praticamente volete creare qualcosa, fate il vostro progetto, lo presentate e i sostenitori sostengono il progetto. Nel caso specifico è sicuro? Vi posso solo dire che dopo una settimana il limite prefissato l'avevano raddoppiato. Quindi vi posso dire che se volete acquistare questo prodotto ora è il momento migliore, perché proprio con Kickstarter viene lanciato con uno sconto più alto, nel senso che quando Kickstarter terminerà intorno alla metà di maggio potete acquistare il CarPlay direttamente sul sito web ma con uno sconto inferiore. Ed altra cosa fondamentale, per questo mi rivolgo a tutti voi che avete acquistato con il link in descrizione: se lo avete già acquistato o dovete acquistarlo, seguitemi bene perché è molto importante per avere la custodia protettiva in omaggio per i primi 50 ordini. Quindi ripeto, sia se lo avete già acquistato o dovete acquistarlo, tornate nuovamente sul sito Kickstarter tramite il mio link che trovate appunto in descrizione del video, scendete in basso, andate nella voce creatori, successivamente cliccate sulla voce messaggi, scrivete la parola Frank's Affair ed inviate. Questo passaggio serve solo ed esclusivamente per avere la custodia protettiva in omaggio per i primi 50 che appunto acquistano tramite il link che trovate in descrizione del video. E detto questo, ultima carezza alla Tenerona, perché ragazzi, per capire quello che sto provando bisognerebbe, come dico sempre, provarlo sulla propria pelle. E come sempre spero che il video sia stato interessante. Se avete delle domande fatemele sotto nei commenti, perché tanto ci ritorneremo, in quanto, come già detto, voglio installarlo sul GS che abbiamo in Italia. Ma termino veramente dicendovi il video più complicato della storia del canale. Non so se da casa si riesca a capire le difficoltà per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda la situazione, per quanto riguarda anche la pericolosità che non posso uscire da questo parcheggio per fare un video fuori. Ragazzi, io ce la metto tutta, ho fatto il mio meglio, ripeto, cercheremo di migliorarci, cercheremo di fare il massimo quando torneremo in Italia la prossima settimana. Ciao ragazzi e fate i bravi, ma non troppo.